Traktor 3.4.0, finalmente! Ciao, sono Claude e come avevamo anticipato nel nostro spoiler, finalmente è uscita la nuova versione di Traktor con un po' di novità interessanti. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Bene, eccoci qua per vedere le novità di Traktor nella versione 3.4.0 e lo so che smaniate che siete lì e volete sapere, io vi dico subito le principali novità che sono. Una la sappiamo già, che è quella delle smart list, che vediamo qua e abbiamo già visto nello spoiler che metto qua sopra. Invece di creare playlist normali, oltre a creare playlist normali si possono creare smart list, quindi liste intelligenti. Creandola personal posso dare delle condizioni e dire che voglio tutte le tracce intorno o uguale a 123 bpm, meno di 123, non uguale a 123, chiaramente qua posso cambiare e mettere 125, intorno a, più grande di 125, meno di ma uguale a 125, oppure più grande di ma uguale a 125. Questo per il BPM, ma noi non è che ci accontentiamo solo del BPM, possiamo dire voglio tutte le tracce col BPM intorno meno di o uguale a 125 con genere che contiene la parola o non contiene, non è, comincia con la parola o finisce con la parola, mettiamo house. Tutto questo è già stato detto ovviamente nello spoiler, per chi ci segue è già al corrente di questo. Oppure con la chiave, anzi senza oppure, con la chiave che è o non è o che combacia col 11D. Andiamo a vedere e vedete che mi ha trovato tutte le tracce meno o uguale a 125 con la chiave che combacia con 11D. E con tutti i campi, vedete, lo troviamo qua in personal. Tutto può essere editato, aggiungere i campi, rinominato o cambiare tutte le carte in tavola come ci interessano. Come avete visto, le playlist vengono create con questa rotellina a differenza delle playlist normali che vedete. Adesso vedremo anche la parte grafica perché la maggior parte dei rinnovamenti riguardano la parte grafica nel browser. Ecco qua le nuove smart playlist, che è la principale e importante innovazione in Traktor. Diciamo già per gli altri che verranno a farci le pulci che negli altri software esisteva già questa funzione come in Rekordbox e come in Virtual DJ, però noi aspettavamo molto questa novità perché è importante avere più filtri e andare a una ricerca immediata di tutto ciò che ci serve. Cioè, se io voglio una traccia a 120 che sia italiana e che sia in chiave di fa diesis maggiore, posso mettere nei filtri e cercarmela e addirittura crearmi le playlist come vedete con tutta la pop a 100 bpm oppure come avevo fatto in questo caso tutto 10m 125 bpm. Bene, questa è la smart playlist e andiamo a vedere l'altro rinnovamento principale. Chiaramente Traktor sta continuando questa tendenza al miglioramento per migliorare la vita ai DJ nei loro software e rilasciando oggi la 3.4 ha migliorato, oltre alle smart playlist abbiamo anche l'ordinamento delle colonne secondarie, che questo era un aggiornamento che io, avendo la beta, non avevo ancora visto e quindi non avevamo presentato nel nostro spoiler di qualche tempo fa. L'elenco del browser adesso può essere ordinato in base ad una seconda colonna. Che cosa vuol dire? Che ci consente di ordinare, per esempio, per BPM all'interno di una colonna avendo già ordinato per chiave. Questo non era possibile perché se te ordini, come vedi, per BPM o per chiave ti cambia tutto l'ordine perché lui si va a pescare la chiave. Ma adesso io, tenendo premuto Alt grrr sulla mia tastiera, clicco per esempio su BPM, vedete che mi ha dato due colonne, la prima e la seconda, e adesso mi ha ordinato tutto per chiave e tutto per BPM, o crescente o decrescente. Ecco, vedete? E adesso ordino la seconda per chiave per BPM. Questo è il secondo aggiornamento
e dell'ordinamento delle colonne secondarie, molto molto interessante a mio avviso. In più vi aggiungo tutte le altre cose che sono state messe: l'aggiunta dell'integrazione di RAIN, chiamatelo come volete, per quel che riguarda Serato 12MK2, e il tracciamento e la mappatura integrati del RAN 12MK2 e la configurazione semi-automatica tramite l'installazione guidata. Questi sono i 3 aggiornamenti principali, ma poi ce ne sono dei miglioramenti del browser. Quindi nuovo aspetto del browser, lo vedete già quando aperto, vi sarete resi conti, quindi ve l'elenco così come è scritto nel forum di Native Instrument, quindi ufficiale, poi ve lo metterò tutto in descrizione qua nel video. Migliorato l'accesso ai tag dei file multimediali, quindi maggiore robustezza e meno comportamenti imprevisti, meno arresti anomali, che non guasta. Migliorata l'interfaccia per quel che riguarda macOS, quindi più nitida, implementazione del nuovo meccanismo di disegno su macOS che rimuove l'interfaccia sfocata dell'utente ed anche il maggior utilizzo della CPU. Migliorato l'ordinamento nel nodo iTunes, vedete qua iTunes, io adesso non ho niente perché odio iTunes e non lavorerò mai con iTunes, con Traktor, però se lavorate con iTunes vedete che avete questa ridisegnata. Migliorato le nuove colonne del browser aggiunte in posizione nell'elenco delle tracce, vengono ora aggiunte a sinistra della colonna selezionata e quindi immediatamente visibili. Migliorata l'espansione e la compressione della struttura del browser, che avevano qualche problema, adesso controllati, vedete, da un triangolo iniziale, un po' come il Finder di macOS, dice l'interazione del mouse adesso è identica al Finder di macOS. Gli stati di compressione migliorati, ripristinati all'avvio perché c'era un po' di ritardo e di latenza sull'avvio. Migliorato il selettore dei colori delle righe in tutte le colonne e il menu del selettore dei colori, finora disponibile solo nella colonna colore, ora disponibile in tutte le colonne dell'elenco tracce. Lo vedete qua, qui c'è il pallino del colore da aggiungere direttamente da qui con il relativo pallino. Quindi se volete colorare le tracce andatevi a vedere il tutorial color per quel che riguarda Traktor. Migliorata la colorazione delle righe dell'elenco tracce, migliorata la saturazione della colorazione delle righe e dei punti colonna colorati della colonna, quindi è stata aumentata per una migliore visibilità e lo si vede già ad occhio nudo. Migliorata la spaziatura dell'albero del browser, vedete che qua c'è molto più spazio, è molto più visibile, e per migliorare l'usabilità, così dicono. Migliorato il contrasto del carattere dell'elenco delle tracce, aumentato quindi il contrasto del carattere. Migliorata la barra di ricerca che ora, se evidenziata come in questo caso, quando è a fuoco, impedisce di trascurare un filtro attivo durante la navigazione, cioè se voi avete qui messo per esempio sulla vostra collection dance, poi vi dimenticate, vedete che adesso è ben visibile e ben marchiato, così potete vedere quando avete applicato il filtro. Migliorato il layout del browser predefinito. Il layout delle colonne è stato revisionato in base alla loro frequenza di utilizzo. Migliorato l'elenco tracce, il tracciamento dei punti salienti quando si seleziona una voce nell'elenco delle tracce e quando si trascina una traccia su una playlist. Quindi si vede molto bene, molto meglio questa cosa. Migliorati i layout raffinati per i preferiti che vedete qua, adesso all'iconcina di Traktor, ci sono delle cose un pochino più carine graficamente, e poi migliorata la maniglia, questa della barra di scorrimento, per le finestre di dimensioni ridotte. La maniglia della barra di scorrimento verticale ora ha una dimensione minima per dimensioni ridotte della finestra dell'elenco tracce per un migliore controllo del mouse. Tutti questi miglioramenti sono a livello del browser, che ne avevano un po' bisogno, a dir la verità. Quello che colpisce di più a noi sono ovviamente le smart playlist e l'ordinamento della seconda colonna per i filtri, oltre agli utenti Serato per RAN 12, come abbiamo detto. Poi sono stati fissati un sacco di bug che vi elencherò nella descrizione se volete controllarveli, ovviamente in inglese. Io qua ho fatto una traduzione per farvi capire le cose principali, però ci sembra a
prima vista un buon miglioramento per Traktor. Ce n'era bisogno, è uscito prima del previsto perché la beta, come avevate visto nello spoiler che avevo fatto qualche mese fa, doveva scadere il 1 ottobre. Oggi siamo al 24 ottobre, quindi 24 ottobre ha aggiunto una settimana di anticipo. Con una settimana di anticipo è arrivata l'uscita di questo 3.4.0, di questo aggiornamento. Ovviamente rimarremo sempre sintonizzati, questa è una prima visione, vediamo poi applicandolo anche ai controller tutto quello che succederà, ma ci tenevo a darvi questa novità e a farvi capire subito che cosa è cambiato in questa nuova versione. Fatemi sapere sempre nei commenti, come sempre in modo garbato, come sapete fare, se ho dimenticato qualcosa o se c'è qualcosa che vi piace, soprattutto se le cose che hanno aggiunto sono poche, sono tante, sono importanti per voi, non ve ne può fregare di meno, e tutto quello che pensate al riguardo, insomma, anche per i confronti fra i vari Traktor, fra i vari software, Rekordbox, Virtual, Serato, tutto quello che pensate, con cosa lavorate, perché sono curioso di saperlo, anche per vedere tutti gli utenti su quale software sono indirizzati e su quale macchine. Fateci sapere tutto, io interagirò con voi, vi aspetto sempre qua. Bene, vi devo ricordare a questo punto dei corsi per DJ, corsi DJ e producer.com, dove potete approfondire tutte queste tematiche su Traktor, Virtual, ma anche per i corsi produzione musicale per Cubase e Ableton. Tutto ciò che viene trattato all'interno di SOS for DJ in maniera molto approfondita e privata, ovviamente tutto questo anche per coloro che non sono della mia zona, quindi è possibile farlo tutto online, idem per consulenze private. Il nostro canale YouTube, siamo orgogliosi di quanto ci state facendo crescere, vi chiediamo ancora di iscrivervi, iscrivetevi perché è importante che cresciamo noi, così crescerete anche voi imparando sempre cose nuove e avendo a disposizione il vostro portale preferito per le soluzioni. Attivate la campanella per essere notificati immediatamente dei nuovi contenuti e se vi è piaciuto un bel like a noi fa piacere, ci fa capire che siete lì e che stiamo facendo bene il nostro lavoro. Vi ringraziamo di tutto questo. Lo so che stavate aspettando questo aggiornamento ulteriore della 3.4.0 come lo stavo aspettando io, e fateci sapere in tutti i commenti se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa aggiungereste, che cosa hanno gli altri che Traktor adesso non ha, cosa usate, cosa non usate. Mi piace sempre leggervi e commentare insieme a voi. Bene, da parte di SOS for DJ e Claude io vi auguro una buona giornata, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo sempre qua. Ciao!